Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò come partendo dagli scarti del frutto di un'albicocca si possano poi ottenere con dei semplicissimi trucchi in 7 giorni delle piantine che cresceranno e diventeranno esattamente come queste in pochissimi giorni. Io vi consiglio di seguire il video e provare a rifare ciò che vi mostrerò, perché vi assicuro che quando passerete dagli scarti di questo a una piantina come questa sarete davvero contenti di averlo fatto. In alcuni video questo è il risultato che vi mostrano dopo 15 giorni che casomai il frutto è stato inserito nell'acqua. Ecco, sappiate che questi sono soltanto dei video che non corrispondono a verità. Il più delle volte le radici vengono incollate o semplicemente appoggiate, come ho fatto io in questo caso, e il germoglio inserito all'interno del frutto. E a volte il germoglio non corrisponde nemmeno a quello della pianta reale. Ottenere la piantina da questo frutto è davvero molto semplice e adesso vi spiego come si fa. La prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di procurarsi dei frutti. L'unica cosa che vi si chiede è di controllare che siano maturi, perché più saranno maturi e più ci sarà la possibilità di trovarne all'interno dei semi che siano pronti per generare nuove piantine. E questo è ciò che dovreste ottenere una volta aperti. Quindi basterà estrarre lui, il nocciolo, perché è proprio da lui che otterremo poi le piantine, e procedere con l'esperimento. Ed una volta estratto il nocciolo dall'interno si potrà procedere essenzialmente in due modi. Il primo è quello di metterli direttamente a dimora nel terreno, ma al fine di vedere nascere una piantina potrebbero passare addirittura dai 6 agli 8 mesi. Per accelerare decisamente i tempi e quindi riuscire ad ottenere una pianta anche in 2, massimo 3 settimane, sarà sufficiente aprire il guscio che ricopre il seme ed estrarlo dall'interno. Per compiere questa operazione sarà sufficiente utilizzare o uno schiaccianoci, però io ve lo sconsiglio perché il guscio è davvero molto resistente, quindi rischierete di non riuscirci, oppure un martello, e andare a battere con questo non sulla parte panciuta, perché sennò battendo potreste battere troppo forte e rischiare di rovinare il seme che c'è all'interno, ma solo nei punti di giunzione delle due metà, e fare in questo modo. Semplicemente dei colpetti molto leggeri, ed ecco che abbiamo aperto il tutto. E una volta aperto ciò che otterrete sarà un qualcosa di molto simile a questo, quindi le due metà aperte con all'interno il seme, e sarà proprio lui che si utilizzerà poi per procedere con l'esperimento. Eccolo qua. Se tutto andrà bene poi proprio da questa parte dove c'è la punta nascerà sia il germoglio che la radice, proprio da qui. Questo purtroppo è un esperimento che non ha una riuscita del 100%, quindi per evitare poi di non ottenere il risultato io consiglio sempre di fare più tentativi contemporaneamente, tanto loro sono degli scarti e non costano praticamente nulla. Estratti i semi dai noccioli, procurarsi un contenitore che si possa aprire e chiudere ermeticamente. In vetro o in plastica sarà completamente indifferente. Dopodiché un tovagliolino, mi raccomando in stoffa e non in carta, e andarlo a posizionare all'interno, in questo modo. Poi prendere i semi, andarli ad adagiare all'interno, coprire e vaporizzare il tutto in modo che il tovagliolino sia leggermente umido, non zuppo, ma soltanto leggermente umido. Dopodiché chiudere e posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti. Primi risultati dell'esperimento. Trascorsi 10 giorni, riprendendo il tutto, questo è ciò che si è ottenuto. Ci sono già su 4 2 piccoli semi che hanno generato le radici, ma sono ancora troppo piccine, quindi occorrerà richiudere nuovamente il tutto e aspettare che crescano ancora un po'. Trascorsi altri 5 giorni si può notare che le radici sono davvero cresciute molto, adesso sono lunghe circa 5 cm. Volendo si potrà mettere già così il tutto in terra, oppure aspettare e farle sviluppare ancora un pochino, che secondo me è la soluzione migliore. E questo è ciò che si è ottenuto al 20° giorno. Provo a mostrarvi meglio come si sia sviluppato sia l'apparato radicale, eccolo, come appaia oggi il seme, assolutamente sano e perfetto, privo di funghi, muffi o batteri, e come all'apice le due foglioline si stiano formando, quindi direi davvero che è arrivato il momento di spostare il tutto all'interno di un vasetto con del terreno. Arrivati a questo punto, procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e riempirlo più o meno sino a metà, o con della torba o con del terriccio universale di buona qualità che sia soffice e drenante, e fare questa operazione. Semplicemente prendere la piantina, andarla a posizionare adagiandola nel vaso in questa maniera, dopodiché prendere un po' di terreno e rinzaffare tutto intorno in modo che poi la stessa venga coperta. Ecco qua.
Alla fine dell'operazione questo è ciò che dovreste ottenere o comunque un qualcosa di molto simile, quindi non resterà altro che prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente e posizionare poi il vaso in un punto dove prenda luce ma non i raggi del sole diretti e poi la prossima volta bagnare soltanto quando il terreno si asciugherà. Crescita delle piantine. Delle 4 piantine ottenute dai semi, questa è sicuramente quella che ha ottenuto i risultati migliori. Trascorse soltanto 24 ore da quando ho inserito il semino all'interno del terreno, guardate un po' come il germoglio sia cresciuto, si è praticamente raddoppiato. Al secondo giorno la testolina è sempre verso il basso, ma il corpo del germoglio si è ulteriormente raddoppiato. E in queste immagini vi mostro come il germoglio si è sviluppato nelle prime 10 giornate di vita. Si può notare che all'inizio il germoglio è davvero piccino, però poi col passare delle ore è letteralmente esplosa la sua crescita. Quindi ha iniziato a tirare prima su la testolina, una volta tirata su ha fatto crescere il corpo centrale, sino ad arrivare ad un'altezza di circa 8 cm. Arrivati al 10° giorno, questo è ciò che si è ottenuto, una piantina alta più o meno 8 cm e direi assolutamente perfetta. Arrivati al secondo mese, la pianta è diventata alta circa 13 cm e le sue foglie hanno assunto l'esatta morfologia di quando la pianta diventerà adulta, soltanto leggermente più piccine. Arrivati al terzo mese, così è come appare la pianta, ormai è alta circa 15 cm e addirittura nella parte apicale ha creato 2 ramificazioni, significa che non crescerà più soltanto un rametto, ma se ne formeranno 2. Ed ecco che ve la mostro meglio, guardate un po' come appaiono oggi i 2 rametti all'apice. Se tutto andrà come si spera, la pianta continuerà a crescere. I primi anni considerate che non crescerà tantissimo in altezza, proprio perché all'inizio la pianta tenderà a fare sviluppare un apparato radicale e una volta formato quello, poi si formerà anche la parte superiore, proprio perché, grazie alle radici, potrà sopravvivere. Trascorsi 2 anni, così è come appare la pianta, alta circa 40 cm. Devo dire che esteticamente è davvero bellissima, ma la cosa principale è che sia sana, infatti non c'è traccia di funghi, muffe o batteri, quindi non resterà davvero altro che aspettare che lei cresca ulteriormente, che faccia i primi fiori e di conseguenza i primi frutti. Considerate però che per avere la certezza che poi effettivamente lei i fiori e i frutti li faccia davvero, dal secondo anno in poi occorrerà innestarla. Se non lo farete in media, soltanto 1 su 10 poi i frutti veri li farà davvero. Quando la pianta diventerà adulta, inizierà a produrre anche i primi fiori. Se questi saranno fecondati, daranno origine ai frutti. E qui vi mostro tutte le fasi affinché il fiore si trasformi in frutto. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete vi chiedo una cortesia, condividetevi sui social questo video perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, quindi ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.